Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, il mio canale YouTube in cui parlo di domotica e soprattutto di OpenHub. Io sono Marco e in questo video della serie OpenHub in pillole continuiamo gli esempi di integrazione di dispositivi reali, questa volta utilizzando una modalità di integrazione verticale, quindi l'opposto rispetto a quanto abbiamo visto nel video precedente dove abbiamo utilizzato una modalità di integrazione orizzontale tramite protocollo MQTT. Modalità di integrazione verticale, come ho già detto nei video precedenti, è una modalità che permette l'integrazione mirata di particolari dispositivi o di una certa marca o di una certa tipologia. Normalmente sono integrazioni un pochino più semplici perché sono appunto customizzate direttamente su quel particolare dispositivo, ma appunto sono verticali e quindi sono utilizzate solo per quel particolare dispositivo o per quella particolare famiglia di dispositivi. A differenza dell'integrazione orizzontale che abbiamo visto nel video precedente, ci permette di integrare ad esempio un sensore di temperatura e un sensore di rilevamento potenza utilizzando la stessa identica modalità, anche se i dispositivi sono di tipologia e di famiglia e marca e firmware anche diverso. Quindi passiamo adesso alla schermata PC e andiamo a vedere l'integrazione di un dispositivo reale che ho io qui a casa, utilizzando il suo binding ufficiale che appunto permette l'integrazione solo di quel particolare famiglia di dispositivi. Eccoci passati alla schermata PC, siamo sempre sulla nostra pagina di configurazione dell'OpenHub di test. Andiamo quindi adesso ad integrare il mio robottino aspirapolvere della Xiaomi, il primo modello Xiaomi Mi Vacuum. Quindi prima cosa andiamo a cercarci il binding ufficiale, quindi cerchiamo Xiaomi e ne trovo due, ma io so che devo utilizzare questo qua perché è per i dispositivi wifi, quindi lo seleziono e lo installo. Questo è un binding verticale, mi permette di integrare i dispositivi appunto della famiglia Xiaomi che comunicano tramite wifi. Questo binding, se non ricordo male, necessita dell'aggiunta del dispositivo Xiaomi nell'app ufficiale e poi appunto è possibile integrarlo, altrimenti non è possibile integrarlo direttamente. Add-on installato, adesso dobbiamo configurarlo andando a inserire le credenziali di accesso al cloud Xiaomi. Vado ad inserirle e salvo. A questo punto posso andare a creare le mie Think, vado ad aggiungerle, vediamo un po' se la scan mi trova qualcosa. Ok, come vedete mi ha trovato l'aspirapolvere robot. Questo perché si è connesso al cloud. Io avevo già configurato il dispositivo tramite l'app della Xiaomi e quindi l'ha rilevata. Quindi clicco, lascio tutto di default e adesso ce l'ho online. Ci ha messo un po'. Quindi se vado sui canali, come vedete ho già dei canali preconfigurati perché sono quelli che mi sono messi a disposizione dal binding. Quindi non ho molta scelta di poter fare un po' quello che voglio, ma devo affidarmi a quello che è stato deciso che si possa fare tramite questo binding. Normalmente comunque chi fa il binding mette a disposizione tutte le caratteristiche utili per l'integrazione. Qui nel nostro caso vedete che abbiamo tutta una serie di informazioni che possiamo recuperare dal nostro robot e poi abbiamo anche tutta una serie di azioni che possiamo fare. Quindi come abbiamo fatto col protocollo MQTT, una volta definito il canale, decidiamo quali canali ci interessano e andiamo a creare gli item relativi, gli item o i point, dipende se stiamo facendo un modello semantico o meno. Quindi per esempio posso andare a prendere il livello di batteria, aggiungo un item, lascio tutto di default, lui riconosce tutto, mi mette anche già, vedete, il protocollo semantico. Questo lo vado ad inserire ad esempio al soggiorno perché lui è lì, quando riposa è lì. Faccio il link e vedete che ci ha messo un po', però è arrivato il valore 100%. Stessa cosa possiamo farla sugli altri canali, però adesso mi fermerei qua, tanto il concetto era quello appunto di vedere un'integrazione verticale. Quindi questo binding che ho utilizzato mi permette di integrare solo i dispositivi Xiaomi e tra l'altro utilizzando dei canali che sono già predefiniti, quindi non posso aggiungere dei miei canali.
Detto questo, mi fermerei qui anche per questo video. Abbiamo visto quindi un'integrazione di tipo verticale rispetto a quanto avevamo visto nel video precedente dell'integrazione orizzontale tramite protocollo MQTT, e con questo abbiamo fatto una breve carrellata delle possibilità di integrazione dei dispositivi che abbiamo su OpenHub. Ovviamente il tutto è vincolato a eventuali add-on che noi possiamo trovare appunto nell'add-on store, perché tutto quello che troviamo qui è possibile integrare, e ovviamente utilizzando i protocolli di tipo orizzontale in teoria possiamo integrare qualunque tipo di dispositivo. L'importante è che appunto quel dispositivo sia in grado di comunicare tramite quei protocolli. Per adesso vi ringrazio se siete arrivati fino a qui in questo video, e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!